Ciao, io sono Carla e benvenuto sul mio canale. Oggi ti propongo una focaccia veloce con un'alveolatura perfetta. Trovi gli ingredienti come sempre nell'info box sotto il video nel blog e adesso preparala insieme a me. Per prima cosa metto l'acqua nella terrina, l'acqua dovrà essere leggermente tiepida oppure a temperatura ambiente. Aggiungo il lievito di birra fresco, se usi quello secco ne basteranno 2 grammi, lo sbriciolo all'interno dell'acqua e poi mescolo bene facendolo sciogliere. Adesso inserisco la farina, prima la setaccio, ne metto intanto metà. Io sto usando una farina zero con 10 grammi di proteine, quindi una farina non molto proteica, non ha molta forza. Le proteine le trovi scritte sulla confezione. Inizio ad impastare con la mia frusta danese, una frusta apposita per gli impasti. Una volta aggiunta la prima parte di farina metto il sale che con l'umidità dell'impasto si andrà a sciogliere meglio. Adesso aggiungo l'olio, questo è il mio biologico toscano, ma puoi mettere l'olio che hai a disposizione, basta che sia un olio di qualità. Mescolo bene facendolo assorbire. Finisco di inserire tutta la farina, sempre setacciandola, poi lavoro il composto con la frusta e in seguito impasto con le mani. Il risultato dovrà essere un impasto morbido e appiccicoso. Nel giro di 2 minuti l'impasto è pronto, lo copro con un coperchio oppure con della pellicola alimentare e lo lascio rilassare per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti mi bagno la mano nell'acqua fredda, in tal modo l'impasto non mi si andrà ad attaccare alle dita. Sollevo dei lembi di impasto tirandolo e portandolo sul lato opposto. Procedo in questo modo fino a quando non avrò ottenuto un panetto tenace. Poi lo copro nuovamente con il coperchio e lo lascio rilassare per 10 minuti. Procedo in questo modo facendo altri 2 giri di pieghe con un riposo di 10 minuti tra una piega e l'altra, quindi un totale di 3 giri di pieghe. Finito il terzo e ultimo giro di pieghe, noterai che l'impasto sarà molto più elastico, la lievitazione si attiverà con molta più facilità ed otterrai una focaccia dall'alveolatura strepitosa. A questo punto ungo il contenitore con dell'olio, ci trasferisco il panetto all'interno, lo copro con il coperchio e aspetto il raddoppio del volume. Il raddoppio del volume avverrà nel giro di 2-3 ore, dipende ovviamente dalla temperatura ambiente di casa tua. E dopo 2 ore e mezzo ecco come si presenta il mio impasto ad una temperatura ambiente di 22 gradi, ha strabordato praticamente, quindi devo affrettarmi. Ungo la teglia con dell'olio extravergine di oliva, questa ha un diametro di 36 cm, ma puoi usare anche una teglia standard da forno. Ci lascio semplicemente cadere l'impasto e poi faccio un ultimo giro di pieghe. Capovolgo il panetto ed inizio ad allargarlo spostando l'aria con i polpastrelli delle dita. Lo allargo fino a quando l'impasto ovviamente risulterà tenace e non mi permetterà più di farlo. A questo punto lo copro o con un coperchio o con pellicola alimentare e lo lascio rilassare perlomeno per 20 minuti prima di riprendere ad allargarlo sulla teglia. Trascorsi 20 minuti l'impasto si è rilassato e posso allargarlo su tutta l'area della teglia.
È davvero un bell'impasto, guarda quante bolle che si sono formate sulla superficie. Condisco la focaccia con dell'olio extravergine di oliva e poi con del sale grosso, senza esagerare perché l'impasto della focaccia è già salato. Copro la focaccia con della pellicola alimentare, la lascio rilassare per 30-40 minuti prima di infornarla e nel frattempo porto a temperatura il forno. Metto la pietra refrattaria all'interno del forno e lo accendo a 250 gradi statico. Se non hai la pietra refrattaria puoi mettere la teglia del forno capovolta. La pietra refrattaria o la teglia del forno dovranno essere ben calde, quindi una volta che il forno sarà arrivato a temperatura aspetto ancora 20 minuti prima di infornare la focaccia. Il forno è pronto, posso infornare a 250 gradi per 15 minuti o fino ad oratura desiderata. Ed ecco la focaccia pronta, un'esplosione di bontà. È una focaccia ottima da gustare anche da sola con un filo d'olio sulla superficie. Mettilo quando è ancora calda. Non mi stanco di farti vedere l'alveolatura di questa fantastica focaccia, la focaccia perfetta in pochissimo tempo. Adesso ti mostro una delle tante farciture che amo per la focaccia. Spalmo la maionese sulla focaccia affettata. Poi ci metto del tonno di qualità, un uovo tagliato a rondelle, poi delle fettine di pomodoro sottili, insalata a volontà e la focaccia è pronta per essere gustata. Io ti ho fatto vedere una delle tante farciture che amo per la focaccia fatta in casa, ma puoi mettere quello che preferisci. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, fammelo sapere con un like o un commento sotto il video, magari scrivimi anche da dove mi stai guardando. Bene, ti ho svelato tutti i miei segreti per la focaccia perfetta in pochissimo tempo. Un abbraccio, a presto!